Nella custodia qui da parte a me c'è una chitarra che è perfetta al prezzo perfetto, ma ne parliamo nel video. Ciao chitarristi, avete presente quelle chitarre che sono talmente belle che non sembrano vere? Ecco, ormai siamo un po' abituati a quelle chitarre che continuano ad alzare l'asticella del rapporto qualità-prezzo. Ce ne sono un sacco che sono degli affari per il prezzo che costano, ma ce ne sono alcune che riescono a superarle. Una ce l'ho qui e si chiama PRS SE CE24. È un modello nuovo del 2024, appena arrivata, con ancora il polistirolo, ed è stupenda. Se vi interessa la chitarra c'è il link qui sotto in descrizione, quindi andate a vedere, approfondite. Questa chitarra nel catalogo PRS va a sostituire la SE Standard 24, ve la ricordate? Questa è diventata la loro chitarra, diciamo, più semplice, anche se c'è una versione che è ancora un po' più semplice. Comunque trovate tutti i link qui sotto in descrizione. Intanto mega like perché PRS 2024 sono sul canale, e poi vi iscrivete anche, dai, su. Cosa cambia tra questa chitarra e i modelli, diciamo, vecchi o comunque il modello Custom 24? Un sacco di cose, due. Seriamente. La SE Standard 24 era una Custom 24 senza il top in acero. In questo caso, invece, è molto più simile a una Custom 24 che a una Standard. Anche se c'è il modello Satin, bellissimo anche quello, un po' più semplice, un po' più grezzo. Insomma, sono delle chitarre che sono degli affari. Questa è la versione, diciamo, SE della PRS CE24. Una di quelle chitarre che non so perché nel catalogo PRS non è così tanto considerata. È un modo per avere una chitarra PRS senza spendere come una PRS. Infatti, sono le chitarre PRS, dillo un'altra volta, PRS, sono quelle con il manico avvitato, non incollato come la Custom 24, appunto. Caratteristica che si ripresenta anche su questa chitarra, infatti basta girarla e qui dietro abbiamo la piastrina con le viti con il manico avvitato. Per il resto la chitarra non è così diversa, ma ci sono alcuni accorgimenti che mi fanno percepire il valore dello strumento per assurdo molto di più di quello che è. Allora, intanto abbiamo body in mogano, top in acero con la solita impiallacciatura di acero fiammato sopra. Direi che fa la sua figura, mi sembra bella massiccia, bella solida. Manico in acero, tastiera palissandro. Quindi altra cosa in più che comunque per una chitarra possiamo dire low budget, tanta roba. L'elettronica è quella che già conosciamo delle chitarre PRS. Due pickup humbucker splittabili. Sono gli 8515S, quindi diciamo un sound consolidato in casa PRS, e poi selettore a 3 posizioni, quindi ponte, centro, manico. Il ponte è un bel ponte tremolo, solito classico stile PRS, molto affidabile, molto preciso, ma ora voglio soffermarmi un attimo sull'attaccatura del manico, che è avvitata, sì, ma non comporta una differenza solo nel feeling suonando, cioè nel senso proprio l'attacco della nota e tutte le cose che sappiamo essere influenzate da manico avvitato o manico incollato, ma cambia proprio anche la percezione di come si riesce ad arrivare ai tasti più alti della chitarra. Infatti fateci caso, è bello rotondo qui. Mentre sull'altra PRS, la Standard 24 o la SE Custom 24, qui abbiamo un blocchettino che è un po' più squadrato, e quindi ai chitarristi che sono abituati agli easy access mega scavati, un po' stile Schecter ad esempio, potrebbe dar fastidio. Questa è un po' una via di mezzo, mi piace, comunque molto comodo, ci sta che su una chitarra comunque di impatto moderno sia fatta così. Ora già da così potete notare una cosa, il manico non è lucido come tutte le PRS. Avete presente la SE Custom 24 che ho avuto qui in studio per un sacco di tempo? Ecco, quella ha il manico in acero, non verniciato con qualche colore strano, ma semplicemente trasparente, verniciato e lucido. Quindi il feeling della mano sulla tastiera è un po' diverso rispetto al manico satinato che ha questa. Cioè questa ha il manico satinato, cosa che possiamo vedere appunto sia dal manico e dal feeling toccandolo, ma anche dalla paletta, che è opaca e ha questo impiallacciato nero sopra che a me piace tantissimo. Ditemi voi nei commenti cosa ne pensate, ma a me questo manico così con l'impiallacciato nero, beh, bravi PRS, brava PRS. Le altre caratteristiche in comune sono la scala, che è 25 pollici, quindi la solita via di mezzo tra Fender e Gibson, un compromesso tra tensione e precisione, e il radius della tastiera che è da 10. È una chitarra che non tradisce il nome che porta, perché è molto versatile, riesce ad adattarsi a qualsiasi situazione, è un camaleonte questa chitarra. Ora vi faccio sentire una clip con i pickup humbucker e una con i pickup splittabili, voi mi dite se la differenza ha senso, quindi sembrano dei single coil. Ora, tutte informazioni bellissime, ma vogliamo soffermarci un attimo sull'estetica di questa chitarra? Proprio belle. Poi il colore
bella, mi piace. Anche quelle satinate che ho visto, spero di provarle presto, ma sono secondo me bellissime, molto essenziali. Forse la consiglio ancora di più di questa, poi lì dipende poi da budget e cose, ma sono proprio belle. Suonarla per me è stato molto facile, un po' perché sono abituato a PRS, conosco l'elettronica, conosco diciamo le proporzioni del manico, che è un wide thin, che è un po' un controsenso perché wide è ampio, thin è sottile, quindi è un ampio sottile, però rende l'idea di un manico che ti dà supporto ma contemporaneamente non ti ingombra. E poi comunque in generale fatta bene, i tasti sono belli lucidi, fatti bene, posati bene, non sporgono, non danno fastidio, è comoda, è proprio divertente da suonare. Ora, serie di pro e contro un attimo per capire a chi consiglio veramente questa chitarra. Pro, versatilissima, bellissima e sicuramente ci aggiungo il prezzo che è assolutamente accessibile. Contro, essendo molto versatile, che si adatta a tanti generi musicali diversi, per tanti non ha una sua personalità. Per me non è così, chiariamo questa cosa. Per me le PRS hanno una loro identità, basta anche solo vederle e capisci subito che sono PRS. Lo stile, gli uccellini nella tastiera, la versatilità, essere versatile comunque è una specifica di carattere. A chi non la consiglio? Sicuramente a quelle persone che vogliono magari tante chitarre diverse, una chitarra per ogni cosa. Quindi magari avere una chitarra stile mondo Gibson, una chitarra stile mondo Strato, una chitarra stile mondo Tele, cose del genere, in modo da avere il suono preciso per ogni cosa. Però poi alla fine mi viene da consigliarla anche a loro, perché con una chitarra sola riesci a coprire un po' tutto e non si sa mai. Poi se si suona dal vivo è ancora un sacco più comodo, perché invece di portarti 4 chitarre te ne porti una, vuoi mettere la comodità. Tra l'altro, parlando di suonare dal vivo, è una chitarra che sui palchi regge tranquillamente. Sono contentissimo di averla provata, quindi grazie Musica Store 2005 come sempre. Se vi interessa la chitarra c'è il link qui sotto in descrizione, e se avete poi domande da farmi sullo strumento, ma in generale sul mondo PRS e sul loro catalogo, fatemele qui sotto nei commenti. Sapete che rispondo, cerco di rispondere sempre a tutti, magari un po' di pazienza, ma arrivo. Se non arrivo è perché sto suonando. Ti sei iscritto, vero?